Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi abbiamo in riparazione un Technics, un SU7300. È un ricordo praticamente di una persona che ci tiene e è tantissimo che è fermo, era in una soffitta, va rimesso a posto. Non è messo male esteticamente, poi lo vedrete, è un amplificatore di qualità, di una potenza diciamo media, discreta, mi pare che sia 43 più 43 watt. E insomma lo rimetteremo a posto, guarderemo cosa può avere insieme, come al solito io e voi. Sicché non vi resta che continuare a vedere il video e vedere anche questa volta cosa combino per voi. Allora, l'apparecchio di oggi è questo, è un Technics, come vi avevo accennato, l'SU7300. È tantissimo che è fermo e chi me l'ha portato dice che dà diversi problemi. Alle volte si sente, alle volte no, da un canale va di meno, comunque va provato. L'apparecchio è un bel apparecchietto, era della sua mamma, dice, e va risistemato, va rimesso a posto, in condizioni estetiche buone, e sicché guardiamo come è fatto dentro. La prima cosa che dobbiamo fare a questo punto, prima di provarlo, lo apriamo, guardiamolo dentro che non ci sia dei problemi grossolani e poi lo proviamo insieme. E adesso lo possiamo aprire. Il mobile è di legno, sicché bisogna fare attenzione, il coperchio è di legno più che altro. Ecco fatto. Eccolo qua, dentro è polveroso, ma diciamo non troppo, perché la polvere dovrebbe venire bene, via abbastanza bene. A vederla col dito viene via, sicché sembra che non sia appiccicata, sicché pennellino e compressore dovrebbe venire bello pulito. Però ora non resta, diciamo, che provarlo. Qui ci sono i finali, sono transistor piccolini, non sono grandi. Vediamo un attimino cosa può avere questo apparecchio. Lo collego e lo proviamo. Una delle prime cose che andiamo a fare in un apparecchio vecchio, vintage, è che se vedete il selettore è su 220 volt, visto che la tensione di rete è cambiata, se c'è la possibilità, vediamo, lo spostiamo intanto su 240 volt, così anche lì siamo a posto e è più adatto alla tensione di rete dei 230 volt che alle volte sale. Colleghiamo le nostre casse, i fili che vanno alle casse, a un carico fittizio. In questo caso sono uscito intanto con l'uscita A dell'amplificatore, poi proverò anche diciamo l'uscita B. E colleghiamo un ingresso, in questo caso non ha tantissimi ingressi, a fono e tuner, e poi qui accanto ci sono i tape, però sì che in questa maniera per ora colleghiamo l'ingresso su tuner, poi proveremo anche gli altri ingressi, ma come primo acchito su tuner. Tanti mi chiedono che segnale ci devo mettere dentro, un segnale di 300-500 mV è più che sufficiente, perché tanto poi lavoriamo con la manopola del volume. Colleghiamo le uscite del nostro carico fittizio all'oscilloscopio. Praticamente queste uscite qui con scritto oscilloscopio sono collegate in parallelo al carico e le colleghiamo agli ingressi dell'oscilloscopio per vedere quello che succede. L'ho collegato a questa presa qui, l'ho collegato, che fa capo al fusibile elettronico che vedete in un altro video, che eccolo lì, e fa capo sopra, vedete scritto lampadina 1, lampadina 2, ci sono in serie quelle due lampadine lì, una alla volta. All'inizio ne inserisco una sola e se è necessario inserisco l'altra in parallelo alla prima. Accendo l'amplificatore, la lampadina al massimo dovrebbe fare un guizzo e basta. Dopo non lo dovrebbe fare più. Se si mantiene accesa, ovviamente c'è qualcosa che non va bene. Lo accendo.
ha fatto il guizzo e si è rispenta, diciamo, ci dà, non c'è corti, non c'è cose strane, possiamo passare alla prova. Questo video è sponsorizzato da PCBWay, da sempre mi accompagna per la realizzazione dei circuiti stampati. È una ditta che vi consiglio di provare anche per i vostri circuiti stampati. Ho appena finito di assemblare questo circuito stampato, che è un prototipo di un progetto. Come vedete, quando il circuito stampato è ben realizzato fa tutto un altro effetto, perché ha un'apparenza professionale, anche se, ripeto, questo qui è solo praticamente un prototipo. Potete fare dei preventivi online e sapere la spesa ovviamente prima di fare l'ordine. Con le nuove tecnologie riescono a fare circuiti stampati fino a 14 strati e di tipologia di materiale diverso. Ordinare su PCBWay è estremamente facile. Qua mettete le dimensioni del circuito stampato, potete scegliere la forma e veramente potete farlo di qualsiasi forma. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay. L'oscilloscopio è inquadrato, questa volta non è fuori fuoco come in uno degli ultimi video. Alziamo un attimino il volume e sembra che tutti e due i canali stiano andando. Questo tono che sentite è il canale sinistro e ora l'ho spostato sul canale destro. Il monitor del carico fittizio ci fa sentire anche suoni. Vediamo cosa succede se giro il potenziometro del bilanciamento. Vedete? Questo sicuramente va pulito, sia da una parte che dall'altra fa questi scherzi qui, però è male di poco. Poi potenziometro degli alti. Potenziometro degli alti, anche questo c'è dei punti che vedete che fa degli scherzi e anche questo va pulito. Potenziometro dei bassi, idem con patatine. Poi commutatore del tape, come vedete lo sto a malapena sfiorando praticamente, ora l'ho tolto, lo sto sfiorando e praticamente come lo tocco il segnale va a farsi benedire. Poi il tasto del loudness sembra funzionare senza problemi. Poi ci sono i filtri, il filtro degli alti, se io lo premo anche questo grossi problemi non le dà. Ovviamente puliremo anche quello lì, che sembra che sia un grosso problema. Il volume grossi problemi sembra che non ne dia, mi sembra che non schiocchi. Per provare se il volume scocchia facciamo in questa maniera: togliamo il segnale del generatore, regoliamo i comandi dell'oscilloscopio un pochino più sensibili e senza segnale in ingresso praticamente, ecco, come vedete fa qualche problema di pulizia. Anche questo va riguardato un attimino, comunque non più di tanto, è un bel potenziometro. Allora mi dedicherei alla pulizia e allo smontaggio e poi guardiamo quello che si può fare. Visto che i problemi sono lievi, probabilmente non servirà che smonti del tutto i commutatori. Comunque, per pulire sia l'interno che pulire il frontale, pulire tutto, diciamo il frontale c'ho da smontarlo, pulire le manopole. E sicché ho tolto le manopole, ora bisogna togliere questo dado che è qui e poi ci sono due viti sopra, due viti sotto e togliamo il frontale. Ho smontato le vitine sopra, le vitine sotto non ci sono, sicché probabilmente spostandolo così, tirandolo in questa maniera, se non mi fa bugiardo. Ah, mi sono dimenticato, vedete? Sono dimenticato che anche lì ci sono i dadi e adesso svito anche quelli. Quando smontate un frontale, quando smontate comunque sia un amplificatore, mi raccomando, tutte le vitine in una scatolina, quello ve lo dico sempre, tutte le volte. Come vedete il frontale viene via, però come al solito fanno queste belle cosine qui. I V-meter sono appiccicate direttamente al frontale. Ora li spiccico, non so se è la parola giusta, comunque da me
vedo di toglierli perché sennò si rischia di fare dei danni, e tolgo il frontale. Come si può vedere dai residui di colla, ovviamente erano proprio incollati, c'è del biadesivo qui che li teneva fermi. È una soluzione che io non approvo tanto, comunque contenti loro, si rifarà così. E poi, occhio, questo qui è venuto via da qua, da fuori, sicché anche questo qui che non va via, va rimesso qui con un pochino di colla. Adesso vado nell'altra stanza con un pennellino, vedrò se mi riesce, diciamo, ripulire bene questa polvere qui prima, diciamo, di intervenire e fare la pulizia delle altre cose. Anche sul trasformatore, come vedete, è sporco, sui dissipatori, insomma dobbiamo cercare di riportarlo alle condizioni ottimali anche come pulizia. Ho appena finito di pulire l'amplificatore, la scheda con l'alcol isopropilico. Prima l'ho soffiata tutta, l'ho pulita col pennellino dalla polvere e poi ho dato una pulita ai commutatori e ai potenziometri direttamente sul posto. Quando pulirete i potenziometri sul posto con lo spray, che ci vuole uno spray per i potenziometri diverso ovviamente dallo spray che usate per i commutatori, anche lo spray per i commutatori deve essere per elettronica. Comunque poi se li pulite sul posto, quelle volte che è possibile pulirli sul posto, perché spesso vanno smontati e puliti dentro, in questo caso erano, diciamo, poca roba, e sì che lo spray è sufficiente, se no vanno smontati, mi raccomando. Sporcherete comunque lo stampato con lo spray, che anche se è da elettronica, alla fine magari lo stampato in quel punto lì lo lascia leggermente macchiato. Allora, una volta che avete pulito e che tutto funziona, allora prendete pennellino, alcol isopropilico e ripassate tutto lo stampato in maniera che non si vedano macchie più o meno lucide, che sono sempre brutte da vedere. Lo spray che uso per i potenziometri è questo qui, è americano e costa un botto di soldi, comunque ce ne sono altri anche prodotti in Italia. Ho incollato nuovamente questi che la colla era seccata, erano venuti via, ho incollati tutti, ora aspetto che la colla secchi e dopo rimonto i V-meter qui con un po' di biadesivo e rimonto il frontale, così rimontiamo anche le manopole e si prova. Per spostare l'amplificatore e lavorarci, visto che i V-meter erano a giro, ci ho messo provvisoriamente questo gommino, così si evita che magari i V-meter si stacchi il filo, si rompano o rimangano agganciati da qualche parte, e ovviamente ora quando lo rimonto lo levo. L'amplificatore è rimontato, manopole pulite, tutto sistemato, dopo ve lo faccio vedere da vicino. Ora si fa la prova. Collegato al wattmetro, usato come vedete qui con un carico esterno, e il carico esterno è questo ovviamente. Questo è il famoso wattmetro e trovate il progetto completo ancora disponibili degli stampati per chi li volesse. Inquadro l'oscilloscopio. Facciamo una prova veloce per vedere se ha più problemi di scrocchiamenti o roba del genere. Allora l'ho portato più o meno così, muovo il bilanciamento, come vedete senza incertezze ovviamente. È chiaro che se abbasso troppo il canale che sincronizza l'oscilloscopio la traccia di là sparisce. Comunque senza incertezze, non c'è, io sto voltando e il potenziometro è bello pulito. Questo ora sto muovendo il commutatore che prima bastava lo toccassi e dava nel matto, invece stacca e attacca in maniera senza incertezze. Se lo muovo leggermente non vibra più. L'altro commutatore del loudness è lo stesso, non vibra più niente. I controlli dei toni sono questi, che dopo le proviamo e non danno luogo a micro vibrazioni come prima sulla forma d'onda. Sicché diciamo che ci siamo. Io ora direi di controllare la potenza in uscita. Allora, guardiamo la potenza, guardiamo un attimino prima del clipping. Questo lo danno per circa 42 watt e qui io a occhio e croce non sta clippando neanche ancora, clippa ora, sicché io direi che siamo abbondantemente
sui 45 watt almeno. Vi faccio vedere, lasciando tutto com'è, vi faccio vedere il wattmetro e siamo sui 45 watt e 50 watt fondoscala, che l'apparecchio sta andando bene. Ora non resta che misurare la distorsione. Anzi, prima di misurare la distorsione, controlliamo con l'onda quadra che tutto sia regolare. Questa è la nostra onda quadra, i toni alti funzionano, i toni bassi funzionano, il loudness interviene, varia la forma d'onda che è. C'è un filtro anche che serve per le note acute, taglia sopra i 15 MHz, rimettiamo l'onda sinusoidale, lo portiamo a 20 kHz e se io ora premo il filtro dovrebbe attenuarsi quell'onda che è 20 kHz. Ecco fatto, come vedete, diciamo funziona anche il filtro. Allora direi di guardare la distorsione. La distorsione di questo amplificatore a metà potenza, come l'ho messo ora, dovrebbe essere 0,02 e ci siamo, 0,02. Ora stacco questo canale, attacco quell'altro e vediamo se c'è differenza. E anche qui praticamente è più o meno identica, leggermente meno di mezzo punto, ma insomma. Rientriamo tranquillamente nelle specifiche. Rimetto la cover all'amplificatore e poi ci vediamo. L'amplificatore sta ancora lavorando, è stato rimontato, lo lascio ancora un pochino in bruciatura, come si dice in gergo, e ci vediamo per le conclusioni. Allora, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, la riparazione è terminata. E non è stata una grande riparazione, non difficoltosa, comunque è una riparazione che può capitare a tutti e magari sapere come procedere nel migliore dei modi, anche se l'amplificatore poi alla fine nell'insieme funzionava, però c'erano tutti questi commutatori da pulire, il dentro da pulire e le famose prove da fare sempre quando uno collauda, diciamo, un amplificatore. L'amplificatore ora è ancora in prova. Qui ancora attaccato, lo lascerò ancora almeno 2 o 3 ore in prova per essere sicuro, a un metà potenza circa, per essere sicuro che tutto vada bene e che non salti fuori ovviamente dei problemi che possono poi pregiudicare la riparazione, perché una riparazione che poi diciamo torna indietro è sempre una scocciatura per tutti. E qui avete visto c'è il wattmetro. Ci sono ancora qualche circuito stampato, chi lo volesse mi può scrivere. E niente, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, se vi interessa quello che faccio, vi iscrivete, a me fa piacere, e se cliccate anche sulla campanella verrete avvisati quando esce un nuovo video dei miei, che non sono solo video di riparazioni, ma c'è anche video di costruzione strumenti o di riparazione strumenti. Allora non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!